Molto bene, sono tornato ad una vita diversa, però il professor Pallanti ha salvato la vita mia e ho sentito parlare lì in sala d'aspetto dialetti da tutta Italia, quindi evidentemente siamo in molti a doverlo ringraziare, ecco. Lui e la sua equipe. Ma guardi, io soffro di depressione da quando sono nato praticamente, quindi ho avuto problemi di melanconia fin dal liceo. Non sapevo di essere un depresso ovviamente a quell'età. La prima grossa crisi depressiva è stata dopo la maturità. Poi altra grande crisi depressiva è stata dopo che è venuto a mancare il professore col quale avrei dovuto laurearmi ed iniziare una carriera come critico teatrale. A quel punto ho cominciato a curarmi, quindi ho fatto 2 psicoterapie, psicanalisi non ne ho mai fatta, ma negli anni '80 sono stato 2 volte in psicoterapia senza nessun successo ed ho continuato poi per tutta la vita ad avere periodi in cui riuscivo a stare meglio ed altri in cui dovevo ricorrere a farmaci, sempre conseguenzialmente a delle diagnosi abbastanza variate da psichiatra a psichiatra, ma che non hanno mai colto l'essenza del problema. Diciamo, le parlo della mia esperienza personale, non credo di avere gli elementi per giudicare dei ricercatori di così alto livello, però già dal primo colloquio che feci con il professor Pallanti vennero ribaltate tutte le diagnosi precedenti e si parlò di questo disturbo dell'attenzione dovuto al malfunzionamento di una piccola area dell'emisfero sinistro che solo in seconda istanza provoca crisi depressive. Quindi da questo momento in poi è partito tutto l'iter di ricerca su di me e anche di spiegazione del disturbo che ha subito squarciato insomma quel velo di tristezza, perché prima di arrivare alla decisione della neuromodulazione e anche alla decisione del tipo di farmaco mi sono stati somministrati diversi test dinamici con le ricercatrici, poi abbiamo provato un farmaco, poi ho ripetuto i test, sempre seguito dalle ricercatrici e dalla dottoressa ed alla fine abbiamo fatto un piano sinergico fra la neuromodulazione e il farmaco. Nessuno, niente, anzi è un quarto d'ora piacevole con cui si scambia qualche opinione con le dottoresse. Diciamo fra una cosa e un'altra 2 mesi e mezzo, ma pochissimo, perché ho fatto un primo ciclo, poi ho interrotto, adesso ho finito il secondo ciclo. A me ha salvato la vita, adesso l'ottimismo, no? Mi farebbe dire sono guarito, no? In realtà lo sforzo di tutta l'equipe è quella di consolidare il risultato, per cui ci rivedremo a settembre, perché si può arrivare alla depressione attraverso percorsi diversi, di stabilire quello che è il trattamento più indicato, trattamento che deve essere necessariamente comprensivo, cioè riguardare tutti gli aspetti del disturbo. Si parla oggi molto di personalizzazione della cura. Ecco, nella personalizzazione certamente lo studio di tutti i possibili meccanismi che hanno creato il disturbo è la premessa. Uno degli aspetti trascurati è, soprattutto in persone adulte o anche in età più avanzata, è quella di andare a ricercare le origini nella fase neuroevolutiva. Un procedimento simile a quello della psicanalisi, no? Perché si va a cercare le ragioni profonde, ma più orientato con maggiore attenzione al cervello. Di recente abbiamo pubblicato, questo è il primo libro. Che cosa ci dice questo libro? Ci dice che
anche in età più avanzata noi possiamo trovare una traccia dei meccanismi neuroevolutivi disfunzionali, di disturbi dell'attenzione, di disturbi del controllo dell'impulsività, che erano molto evidenti nell'infanzia e che si sono camuffati nel corso della vita, e che sono quelli che rendono il paziente resistente alle normali cure per la depressione. Soltanto se noi riusciamo a individuare questa comorbidità e poi ad approntare le terapie specifiche per quella comorbidità, allora la cura per la depressione diventerà possibile. Noi troviamo appunto molto utile questa diagnosi proprio perché ci consente di curare e di guarire molti disturbi che magari nel corso della loro vita sono stati curati in tanti modi per la depressione, ma senza mai considerare questo tipo di comorbidità.